Ciao a tutti amici, ben ritrovati qui sul canale di Street Level Photography. Oggi iniziamo una nuova rubrica denominata appunto Photobook Review, che si occuperà di recensioni di libri fotografici, non solo di quelli riguardanti la street photography, ma di anche altri libri riguardanti comunque la fotografia. Prima di introdurvi il libro che andremo a trattare oggi, vorrei farvi ricordare una scena del film The Others, che forse molti di voi hanno visto, un film del 2002 con Nicole Kidman, bellissimo tra l'altro, in cui la protagonista in una scena del film si ritrova tra le mani un libro. Sfogliandolo si accorge che è un libro dei morti, cioè quindi un libro che conteneva delle fotografie di defunti raffigurati in diverse pose. Per diversi anni ho pensato che questa fosse stata una finzione cinematografica. In realtà poi ho scoperto che in passato è esistita veramente questo genere di fotografia, denominata appunto fotografia post mortem, in cui appunto venivano venivano ritratti dei soggetti in pose anche particolari, però questi soggetti qua erano già passati a miglior vita. Questa premessa era d'obbligo perché il libro che vi presento quest'oggi è un libro che tratta appunto della fotografia post mortem, ma lo vediamo insieme nella scheda che abbiamo preparato. Il titolo del libro è Beyond the Dark Veil, ovvero Oltre il velo oscuro. L'autore è The Thanatos Archive. L'editore è la Grand Central Press e Last Gasp. È un libro di 200 pagine ma con circa 150 fotografie. La lingua del libro, attenzione, è in inglese. Vi lascio in descrizione il link del libro nell'eventualità vogliate acquistarlo, ma vediamo insieme di che cosa tratta più nel dettaglio. Prima che chiudiate il video pensando che questo sia un tema macabro e di cattivo gusto, aspettate un attimo, perché questo libro è un vero e proprio viaggio nella superstizione. È un viaggio nella storia della fotografia, e di questo infatti quello di cui vorrei parlarvi principalmente, ma è anche un viaggio in un'epoca lontana che non c'è più. Ragazzi, infatti il fatto che qua stiamo parlando della storia della fotografia è perché se teniamo conto che la nascita della fotografia viene datata al 1839, la nascita della fotografia post mortem risale più o meno al 1850 ed è rimasta poi in uso fino ai primi anni del 1940, quindi abbiamo 100 anni di pratica di questo tipo di fotografia. Beh, allora dobbiamo comunque identificare questa tipologia di foto come una bella fetta di tutta la storia della fotografia. Prima della nascita della fotografia, chi voleva avere un ritratto di un defunto caro doveva ricorrere per forza di cose alla pittura, quindi ben pochi potevano permettersi un dipinto, un ritratto su tela. Con la nascita della fotografia abbiamo un'apertura anche alle classi meno abbienti attraverso questo mezzo, per cui anche queste altre classi qua potevano permettersi finalmente di avere un'immagine a ricordo di un caro defunto. In epoca vittoriana, quindi nella metà dell'Ottocento, c'era un'altissima mortalità infantile, per cui le immagini post mortem di fatto erano le uniche immagini che i genitori potevano avere dei figli che poi morivano purtroppo. C'è anche da dire che nella fotografia post mortem c'è anche una buona dose di superstizione. Se pensiamo che la fotografia post mortem veniva anche fatta su quei soggetti che comunque avevano anche un'immagine da vivi, lì c'è proprio superstizione. Mentre sul discorso dei bambini che abbiamo detto prima,
là possiamo anche capire il perché un genitore, una persona si spinga tanto pur di avere un ricordo indelebile del proprio figlio. La fotografia post mortem ha avuto poi un decorso anche tragico, secondo me. Si era partiti infatti facendo dei ritratti solo del volto del defunto, dopodiché è stato ampliato il discorso ritraendo il defunto tipo su un divano disteso come se stesse dormendo in un sonno profondo, e addirittura si è arrivati verso la fine anche a ritrarre dei soggetti morti in atteggiamenti di vita quotidiana, tenendo, non so, degli oggetti in mano, degli strumenti che un po' ricordassero la sua vita terrena. Dopo aver fatto questa piccola premessa su che cos'era la fotografia post mortem, cerchiamo adesso di vedere come è strutturato questo libro. Come potete vedere, il libro è strutturato in 6 capitoli. Il primo capitolo riguarda le immagini che ritraggono soggetti sul letto di morte o addirittura di pre-mortem, quindi erano soggetti malati di cui si sapeva che a breve avrebbero lasciato i propri cari. Il secondo capitolo riguarda bambini e famiglie ed è il capitolo più ricco, diciamo, di tutto il libro. Il terzo capitolo ritraeva adulti. Nel quarto capitolo invece, anche questo molto interessante, abbiamo fotografie che ritraggono immagini post mortem di crimini, omicidi o tragedie varie. Il quinto capitolo contiene fotografie di lutti, e l'ultimo capitolo, anch'esso molto interessante, riprende fotografie di animali deceduti. La qualità del libro è davvero ottima. Ogni capitolo si apre con una descrizione dettagliata della tipologia di foto che verrà trattata, e inoltre ogni foto ha una didascalia che ne spiega bene i dettagli. Troviamo poi immagini a pagina piena e altre un po' più piccole. Il libro, come abbiamo visto, è veramente ricco di immagini e alcune sono addirittura sconvolgenti, se pensiamo soprattutto a quelle che ritraggono i bambini. Sono molto toccanti come foto. A tratti invece è emozionante, soprattutto nel capitolo dedicato alla pre-mortem. Infatti lì troviamo tanta dignità e consapevolezza di chi sa che sta per andarsene. Questi due fattori si mescolano insieme ed esplodono negli occhi delle persone fotografate. Veramente da brividi questo capitolo. A me è piaciuto veramente tanto. Il libro, come detto, secondo me non è un libro macabro come può apparire. È un libro che tratta di storie vere, storie di disperazione, storie anche emozionanti. E quindi secondo me è un libro da tenere, un libro da acquistare. Quindi in definitiva il nostro giudizio è veramente positivo. In descrizione trovate il link se volete acquistarlo su Amazon. A voi non cambierà niente a livello di prezzo, ma se lo fate tramite quel link a noi andrà una piccola quota da parte di Amazon che ci permetterà poi di acquistare altri libri e di recensirli per voi. Quindi magari se volete acquistarlo fatelo attraverso questo link. Per ora è tutto. Se avete domande oppure se volete dire la vostra, scrivetelo nei commenti su che cos'è secondo voi la fotografia post mortem, se è un argomento che vi è interessati o se la conoscevate già. Vi invito a iscrivervi al canale in modo che non vi perdiate i prossimi episodi sia della Photobook Review ma anche della Top Selection che facciamo all'inizio di ogni mese e della Street Photography School che facciamo nel secondo sabato del mese. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto quest'altro nostro video. Ciao e a presto, alla prossima!